Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo punto veramente molto bello e facile da realizzare. Basta fare un multiplo di 8 più 1 e poi possiamo decidere la larghezza. Allora adesso andiamo subito a vedere il punto. Abbiate un multiplo di 8 più 1. Ora mi alzo di 5 catenelle. Le 5 catenelle contandole 1, 2, 3, 4 e 5 dall'alto, una successiva fa da base, una la salto e vado a quella dopo, per cui è all'ottava. Maglia bassa. Ora 4 catenelle. Conto 4, 1, 2, 3, 4, entro nella quarta catenella, maglia bassa. 4 catenelle. Conto 1, 2, 3, 4. 3, 4, sempre nella quarta sottostante, fino alla fine della riga. Uno, due, tre, quattro. Adesso che siamo al termine ci troviamo con 2 catenelle finali. Eccole qui. Adesso noi per concludere andiamo a realizzare 2 catenelle, maglia alta sull'ultima catenella della riga. E abbiamo concluso la prima riga. Andiamo a quella successiva. 3 catenelle e nell'archetto sottostante vado a realizzare 2 maglie alte, la prima e la seconda. 2 catenelle, lavorate le 3 maglie alte, 2 catenelle, vado sull'archetto successivo, catenella, 2 catenelle, archetto successivo, 4 maglie alte. Questa è la sequenza che andiamo a ripetere fino alla fine della riga, qui 4 maglie alte, e 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, cui questa è una sequenza che si ripete sempre con lavorando su un archetto una maglia bassa e su un archetto 4 maglie alte, sempre con 2 catenelle di separazione. Due catenelle, maglia bassa. Adesso facciamo ancora 2 catenelle, ci troviamo sull'ultimo archetto di chiusura della riga, vado a lavorare 2 maglie alte e una maglia alta entrando nella catenella dove corrisponde la maglia alta sottostante e abbiamo concluso. Ora andiamo a lavorare la terza riga, il punto sarà sfalsato, per cui andiamo a lavorare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, volto il lavoro. Vado a realizzare una maglia bassa nel primo archetto, proprio di lato, qui dove ci sono le maglie alte. 4 catenelle. La sequenza è come quella della prima, ma dobbiamo ovviamente fare attenzione dove andiamo a collocare le maglie basse. Quella vado a collocare nell'archetto successivo,
proprio prima delle maglie alte. 4 catenelle, di nuovo qui nel primo archetto, 4 maglie alte qui nel primo archetto, 4 maglie alte nell'archetto successivo fino a completare la riga. Per concludere il punto vado a realizzare 2 catenelle, maglia alta sull'ultima maglia alta sottostante. Andiamo a completare ora una catenella e volto il lavoro la quarta riga, è l'ultima perché poi si ripete dalla prima. Realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, sul punto successivo qui dove si forma come una X vado a lavorare 4 maglie alte. Due catenelle, archetto successivo, maglia bassa, di nuovo 2 catenelle, 4 maglie alte, due catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 2 catenelle, sempre le 4 maglie alte sull'archetto successivo e andiamo poi a concludere la riga. Due catenelle, entro nella terza catenella partendo dal basso come se fosse sotto una maglia alta, maglia bassa, e abbiamo completato la sequenza del punto. Ovviamente adesso dovete ripetere dalla prima la sequenza sono sempre 5 catenelle, volto il lavoro, vado a lavorare una sequenza di maglie basse qui, 1 2 3 e 4 catenelle, ripeto la sequenza, vedete, su ogni archetto, ripeto sempre la sequenza, vi faccio vedere, entro nel secondo archetto e 1 2 3 4, entro nel primo e 1 2 3 4, entro nell'archetto successivo. Questa è la prima riga, per cui vi sto ripetendo la prima riga, poi dovete ripetere la seconda, la terza e la quarta, perché ovviamente il punto va sfalsato. 2 catenelle, vado a chiudere dove c'è la maglia bassa, una maglia alta, e questo è il punto che si ripete. Ecco tutta la sequenza dei punti, il punto è veramente molto bello, è facile da realizzare. Spero che questo punto vi sia piaciuto, questo punto fantasia. Ci vediamo ai prossimi tutorial, seguitemi anche su Instagram se volete o anche sul gruppo per condividere la nostra passione. Iscrivetevi al canale, non dimenticate, baci!